Ciao amici del bosco, in questo video impariamo a coltivare i finocchi. Non vi fate infinocchiare! Terriere di finocchi. Adesso trapiantiamo tutto questo, vediamo come abbiamo preparato la terra e soprattutto vi parliamo anche delle successive fasi di lavorazione e di cura dei finocchi fino alla raccolta. Questa è la nostra aiuola pronta per i trapianti. Come ci siamo arrivati? Innanzitutto siamo partiti dall'aiuola dove avevamo coltivato le fave. Questo è un dettaglio importante. Abbiamo passato il terreno con la grelinette al solito per scompattare la terra. L'abbiamo dovuta bagnare via via per avere il suolo in tempera e integrare il compost. Abbiamo preparato il suolo mettendo indicativamente 8 litri al metro quadrato di compost autoprodotto. Abbiamo anche dovuto bagnare per avere una tempera ideale e questo è il risultato finale. Ecco, considerate che 8 litri al metro quadrato è una quantità importante, ma dovete sempre osservare il vostro suolo e capire qual è la giusta quantità in realtà, perché il nostro obiettivo non è soltanto coltivare ma rigenerare sul lungo tempo. Preparazione del suolo è importante. Uno perché deve essere fertile, due perché deve essere molto drenante e sciolto, anche perché quello che a noi ci interessa è il grumolo, ovvero questo ingrossamento delle foglie basali. Dopo aver sistemato la terra abbiamo anche preparato l'impianto a goccia che vedremo è molto prezioso. I finocchi sono un bellissimo ortaggio che ci fa compagnia in genere sulla tavola per tutto l'autunno fino alle prime gelate che possono essere dannose. Ha bisogno di una serie di cure che adesso andiamo a scoprire. Prima di proseguire però vi dovete iscrivere al canale se non l'avete fatto. Mi raccomando! E se vi siete già iscritti adesso mettete un bel like a questo video. Feniculum vulgare, questo è il nome scientifico di questa pianta. Esistono due grandi categorie, la varietà selvatica e la varietà dolce, quella orticola. Il finocchio fa parte della famiglia botanica delle ombrellifere o apiacee e la sua coltivazione risale addirittura al 1500. Ha un ciclo annuale barra biennale, ha un grande consumo di energia, quindi vuole un suolo molto fertile, drenante e al tempo stesso una abbondante irrigazione, ma teme il ristagno idrico. Un'altra problematica è legata all'eccessivo irraggiamento solare e alle gelate precoci. E l'anno scorso ci sono state delle gelate precoci, infatti hanno danneggiato completamente le foglie e anche parte del grumolo. In realtà dobbiamo essere previdenti perché con una buona pacciamatura, un buon rincalzo possiamo fare molto anche per difenderci dalle gelate. Un'altra caratteristica è che il finocchio predilige un terreno con un pH subacido, indicativamente tra 5,5 e 7. Si semina indicativamente nel mese di giugno e i trapianti a dimora in pieno campo si effettuano nell'ultima decade di agosto, massimo i primi di settembre, in modo tale che avremo il raccolto nel periodo autunnale. Un'osservazione importante: questa è la corretta lunghezza della piantina per essere trapiantata nell'aiuola. Considerate soprattutto la radice. Questa è la condizione ottimale perché la radice non è cresciuta eccessivamente nell'alveo. Questa è proprio la condizione migliore che potete trovare. Le zolle della piantina le bagniamo benissimo, in questo caso io vado a dare anche un po' di compost, così partiamo con una fertile irrigazione. E ora procediamo veloci con il trapianto. Per fare presto lavoreremo come catena di montaggio utilizzando anche un trapiantatore che ci aiuta a non stare troppo piegati. Con questo mettiamo direttamente le piantine rimanendo in piedi. Ci siamo, insomma, una spanna piena, Ecco, la nostra festa di matrimonio. Importante rispettare la giusta distanza. Noi prendiamo a riferimento i buchi dell'impianto a goccia, quindi manterremo questa distanza ma anche questa distanza, mettendo un finocchio interno all'impianto a goccia e un esterno, in modo tale da utilizzare in maniera molto razionale e ottimizzata tutto lo spazio che abbiamo a disposizione. Come vedete, questo è il risultato del trapiantatore. Adesso è importante rincalzare adeguatamente la piantina, quindi una spolverata di compost e poi con la zappetta si rincalza abbondantemente.
È molto importante poi nel ciclo vegetativo effettuare i famosi rincalzi, ovvero riportare terra alla base del grumolo. Il primo rincalzo generalmente si fa quando si vede già che c'è un piccolo ingrossamento e generalmente in base alla varietà si fanno 2 barra anche 3 rincalzi. Considerate che ci sono alcune varietà che hanno un ciclo breve di 70-80 giorni ed altre che hanno un ciclo più lungo, 140-150 giorni, quindi anche questo dovrà essere considerato. Ma mi manca solo un po' di tempo. Un consiglio generale che vale per tutti i trapianti: quando avete completato questa operazione di rincalzo, fate questa leggera pressione. Assicuratevi che la terra aderisca bene alle radici della pianta. Nonostante il finocchio temi molto il ristagno idrico, però vuole molta acqua e quindi il mix di lavorazione del suolo, irrigazione, concimazione e rincalzi poi determineranno il prodotto finale. Un antico detto contadino: una zappatura vale quanto 3 irrigazioni. Molto spesso c'è questa distinzione che viene effettuata tra finocchi maschi e finocchi femmina, che però non ha alcuna caratteristica botanica, ma bensì culturale, cioè in base alle cure, alle tecniche che noi applichiamo. Ovvero il grumulo bianco, grosso, carnoso, dolce è il cosiddetto maschio, che è quello che si predilige, mentre quando si forma una struttura più allungata, più fibrosa, più dura è la cosiddetta femmina. Ma questo proprio è determinato da anche le differenze che troviamo naturalmente nei nostri suoli e nei nostri terreni. Abbiamo trovato nell'ultima piantina di finocchi delle uova di lumache, guarda quante ce ne sono. Ma è caviale. I finocchi sono stati trapiantati, ma adesso c'è un problema che dobbiamo prevenire in ogni modo, quello delle lumache, delle limacce in particolare, ovvero quei molluschetti senza guscio che tra un po' cominceranno a fiorire dalla terra. Quindi lavoriamo con la crusca. Realizziamo una piccola barriera intorno ad ogni piantina in modo tale che le limace e le chiocciole innanzitutto non potranno avvicinarsi, perché questo per loro è proprio un impedimento fisico, una barriera che non possono superare. In più la crusca per loro è molto appetibile, se ne ciberanno e staranno lontane dalle piante. Il metodo della crusca l'abbiamo scoperto insieme a Cristiano, l'abbiamo provato e ha funzionato da noi. Non solo, in tanti ci avete scritto che ha risolto il problema, quindi andiamo avanti. Contro le limacce abbiamo scoperto la crusca. Però al tempo stesso questa è una sostanza che nutrirà il suolo, perché la crusca è ricchissima di amminoacidi, di minerali, di fibre, e in questa prima fase tra l'altro va a proteggere ulteriormente la pianta, quindi come vedete un elemento molteplici funzioni. I finocchi amano le temperature miti, non amano stare troppo al caldo e neppure troppo al freddo. Infatti siamo stati costretti a aspettare un po' di più del solito per metterli a terra, e forse capiterà anche a voi perché quest'anno l'estate è un po' più lunga e fa ancora molto caldo. Se li mettiamo a terra quando fa molto caldo e non diamo abbastanza acqua, non li proteggiamo abbastanza, il rischio è che loro cominciano ad allungarsi velocemente, cioè accelerano il loro sviluppo perché si sentono sotto stress, e noi in quel caso non otteniamo il nostro bel grumolo che desideriamo. Con il caldo quindi un bel telo ombreggiante sopra i finocchi non guasta certamente e ci aiuta anche a prevenire eventuali danni da grandinate. Teme anche il freddo, ovvero quando le temperature arrivano a 0 gradi o sotto zero i finocchi si bruciano, si dice così, perché praticamente le cellule piene d'acqua si espandono e di fatto muoiono. Contro il gelo possiamo fare molto. Innanzitutto possiamo pacciamare. Adesso non lo facciamo all'inizio perché abbiamo tutto il processo di rincalzatura, ma quando i finocchi saranno già grandicelli noi andremo a mettere un bello strato di pacciamatura proprio principalmente intorno al grumolo, in modo che se arriva il freddo quella parte sarà coperta, perché le nostre foglie secche, l'erba secca, quello che metteremo, costituiranno una vera e propria coperta. Inoltre possiamo anche creare un tunnel, un piccolo tunnel ad hoc con degli archetti messo al momento giusto, con del tessuto non tessuto, quello che volete, potrà tenere qualche grado in più vicino ai finocchi, non solo, ma evita la formazione della brina direttamente sulle foglie. Per
i finocchi è importante la cosiddetta rotazione colturale, ovvero non andiamo a rimettere i finocchi dove abbiamo appena coltivato i finocchi o anche nella stagione precedente, perché rimangono nel terreno anche i patogeni, i funghi, visto che sono piante sensibili alle malattie fungine, che potrebbero attaccare la successiva generazione. Quindi cerchiamo di far tornare i finocchi nell'aiuola soltanto dopo diversi anni. Poi è anche utile aver coltivato prima qualcosa che può essere utile alla crescita dei finocchi. In questo caso io li ho messi dopo le fave, che hanno sicuramente lasciato il loro contributo di azoto, essendo piante azotofissatrici. Al momento della raccolta tagliamo il finocchio lasciando il fittone nella terra. Non è male, perché lasciamo qualcosa che andrà a decomporsi e quindi a nutrire il nostro suolo. Contribuiremo così al buono stato del suolo per la coltivazione successiva. Le foglie possiamo portarle a casa perché si possono utilizzare in tanti modi. Comunque, se volete lasciarne una parte dell'orto, anche perché insomma quando abbiamo un bel raccolto di finocchi le foglie sono tante, anche loro diventano pacciamatura, vanno a contribuire alla rigenerazione del suolo. Una particolare attenzione va dedicata ad alcune patologie, in particolare i cosiddetti marciumi che sono purtroppo delle degenerazioni dei tessuti della pianta, soprattutto quelle che colpiscono proprio il grumulo, e questi sono dovuti principalmente a batteri e a funghi. Quindi per questo i rincalzi, un'attenta irrigazione fanno una prevenzione molto importante da questo punto di vista. Cristiano, grazie per l'aiuto, e anche al babbo, perché oggi è stato un lavorone di squadra per sbrigarci a mettere tutti questi bellissimi finocchi. Vi abbiamo dato diversi consigli, fateci sapere anche i vostri e fateci sapere anche se hanno funzionato, perché questo ci contribuisce poi a poter migliorare il servizio di informazione che facciamo. E non fatevi infinocchiare! Ci vediamo al prossimo video. Ciao! Che l'agrario dice il vero, dipende, e che siamo di passaggio come lombrichi nella terra, che si nasce e poi si muore.